Buongiorno amici, benvenuti sul nostro canale. Stamattina mi sono svegliata da sola perché Salvo è andato a pescare, è andato a provare a fare 2 lanci. Adesso sto andando a cercarlo perché sono le 11, non è ancora tornato il camper e vado un po' a vedere se ha combinato qualcosa. Sono le mosche che girano. Salvo non riesco a trovarlo. Mi sto quasi preoccupando, non riesco a trovarlo. Ah, ma è là! Mi aspettava il camper. Solo che io avevo preso le chiavi che c'erano dentro per non lasciare le chiavi nel camper. E lui è lì che mi aspetta. Eccoti! Com'è? Ho provato a chiamarti, ma pare che non prendesse il telefono, quindi non prendeva il telefono, quindi anche col messaggio. E quindi alla fine l'ho ritrovato qua al camper. È un punto balordo lì, perché ieri hai visto abbiamo provato anche con le radioline. Sì, con i walkie talkie, ma non prendeva. Vabbè. Allora com'è andata? È successo qualche cosa di buono o no? Ho preso un bel po' di sole. Beh, dai. Infatti sei abbronzato. E poi anche un po' di vento. Ma adesso riorganizziamo un attimo le idee, devo solo bere un goccio d'acqua perché ho sete. Allora? Diciamo che non è un pesce enorme, però mi sono tolto una bella soddisfazione di non arrivare a mani vuote. Abbiamo preso, anzi, ho preso un bello sgombro, Buono lo sgombro. Purtroppo non è arrivato il secondo, mannaggia, così facevamo una testa. Infatti, una testa. Però bravo, Pi. però tirava, sai? È stato bello, Una bella pescata. Sì, se erano 2, una testa. Vabbè, dai. Va bene. Però dai. meglio che niente, dai, ci accontentiamo. Che bello che è. Ma tante lische questo pesce? Non lo so. Pesce azzurro, questo è buonissimo. Va benissimo questo, sai? Sì. Sì. Ok, adesso sta roba qui possiamo andarla a buttare. Sciacquo anche il coltello. Vado a buttarla, Pi. Quando hai finito tutto lì vado a buttarlo. Ok? Sì, ho finito. Vai Ok, pure. vado. Trovato anche il pane, non ne avevamo più. In 3 minuti, Abbiamo trovato anche il pane. Io sono come i gatti, ho 7 vite. Sì, perché c'è Potevo lasciare un'insalatina sto da ben di mangiare. Dio Sì, qua? infatti. Non posso lasciarlo, devo fare per forza la scarpetta. E dove l'hai trovato il pane? Qui siamo nel porto. Avevo già d'occhiato che c'è un baretto dove la sera fanno festa, che bevono, mangiano. E Allora, quindi hai chiesto al bar? sono andato a chiedere. Sono andato a chiedere se mi faceva la cortesia, che gli ho detto sono qui nel parcheggio con la caravana, perché se gli dici camper non capisco. Con la caravana se poteva dare 4 pagnottine. E me l'hanno date. Vabbè. Sì, Ok. 1,50 €. Vabbè, dai. Eccola qui l'insalatina mista. Potevo Pomodori, lasciare. insalata verde, cetrioli, olive e cipolla. Tonno, E tonno. Il pane ci voleva. È il tonno che ho pescato ieri. Sì, vabbè, quello. Stiamo lasciando Sesimbra, diretti sempre più verso sud, direzione Sines, giusto? Sì, a 150 km. Sì. Un spostamento piuttosto lungo in base ai nostri campi. Noi di solito Ci spostiamo di meno in genere. Però adesso sono 3 giorni che siamo stati 4 giorni e andiamo sempre più giù. Ci siamo trovati benissimo in questo parcheggio, è un parcheggio come avete visto vicino al mare, non a pagamento. come la maggior parte. Sì, come la maggior parte. Poi sì, qualcuno a pagamento, forse l'abbiamo trovato in Portogallo, ma forse uno o due, con pochissima roba. Da pagare la faceva ridere. Quello che volevo dire è che sappiamo che in Portogallo a gennaio 2021 hanno fatto un po' simile a come hanno fatto in Grecia quest'anno, nel senso che hanno vietato la sosta libera. Però poi la legge, come anche qua, come hanno fatto in Grecia, è stata ridimensionata, nel senso che alla fine la sosta libera è concessa. Quindi
volevo fare questo appunto. Probabilmente l'hanno fatto magari solo giusto per ridimensionare un po' il numero di camper che arrivano magari nella nazione. Sì, Infatti adesso un po' di minimo noi vediamo che ci sono in realtà, anche da quando siamo entrati in Portogallo, diversi cartelli con i divieti di camper, ce ne sono tantissimi. però i camper ci stanno lo stesso e non c'è nessun controllo, ecco, in poche parole. E probabilmente noi pensiamo, magari sono dei divieti che hanno messo nel periodo che avevano vietato la sosta libera e poi i cartelli sono rimasti lì. Questa è una cosa che pensiamo noi, cioè possiamo dedurre noi, perché abbiamo già visto diversi posti comunque con questi divieti in cui i camper ci stanno e Sì, anche perché anche qua siamo stati 3 giorni e non abbiamo visto neanche un poliziotto, neanche nessuno, zero paesino controlli. Sì. tranquillissimo, Sì, ci sì, siamo trovati veramente bene. Guarda un po' se Sì. ho qualcuno da lì. No, non arriva nessuno, vai. Proprio molto tranquillo. E poi questa valutazione che stava dicendo Cinzia l'abbiamo anche fatta in base a come si comportano quelli del posto, gli stessi portoghesi, che sono abbastanza, tra virgolette, passatemi il termine, sfaccati, nel senso che fanno un po' cosa vogliono Sì, sì, sì. nei parcheggi. Spesso e volentieri abbiamo visto i tavolini, i tendalini, per cui se lo fanno loro evidentemente... Loro portoghesi, intendiamo. Sì, se lo fanno loro evidentemente sanno che Che si può fare. cioè, in teoria in Noi non lo pratica facciamo, per dire, questo Noi- noi non lo facciamo, ci mai. teniamo a precisare, non abbiamo ancora facciamo aperto mai tirato fuori il tavolino, il tendalino, il niente. tendalino, non l'abbiamo ancora aperto. No, infatti. Anche se vediamo, diciamo, questo svacco, però noi non ci siamo mai allargati, anzi abbiamo sempre rispettato Gli spazi. nemmeno le finestre abbiamo Vai, aperto. vai, Pi. Ci siamo comportati in maniera perfetta. Sì. Abbiamo trovato qua un posto per fare i servizi camper, poco distante dal centro di Sesimbra, ed è dietro l'Intermarché Sesimbra, è segnalato anche da Par4Night. Qua c'è posto per prendere l'acqua, per scaricare la cassetta. Certo che farlo qui proprio dietro dove c'è il deposito del supermercato, non andare coi piedi su quella schifezza. No. Eh sì, è dietro il deposito del supermercato, Pieno siamo di mosche. sul retro del supermercato. Stiamo percorrendo un tratto di strada che sembrano quelle della Grecia, quelle stradine con tutte le piante che sporgevano sulla strada. Ti ricordi, Pi? A voglia, mamma mia quante ne abbiamo prese. Di rami, sì, di foglie, di Infatti rami. abbiamo tutti i segni. Sul Avevamo camper, sì. girato il camper e mi inizia chiamare. Adesso sono rimaste, ecco. Sì, sono non rimasti i vanno segni, via. vabbè. Qua è tutto riserva naturale. Sì, è tutto riserva naturale qua. Cartelli ovunque. Prima c'era un tratto dove era pieno di cavalli, sembrava di essere in Camargue. Stesso paesaggio con questi cavalli, però la riserva, vediamo se me la dà qua. No, non riesco a vederlo. Eccolo qua. Benvenuto a Aguas de Mura. È un parco naturale. Sì, qua è pieno. Guarda lì sopra i nidi delle cicogne. Ah sì, sì, qua ci sono i nidi delle cicogne, non so se si è visto, comunque ogni tanto vediamo i nidi delle cicogne, o sui pali della luce o sui campanili. Guarda che rosso che sono queste piante. Sì, ha proprio il tronco lì rosso. Incredibile, non l'ho mai visto così. Mamma mia, sto tratto è proprio stupendo. Sì. Algarve! Arriviamo. Tutto risaie, mi sa. Le risaie? Sì, mi sa di sì. Guarda, ponte ferroviario. Adesso c'è bassa marea, vedi? Sì, bassa marea adesso. C'è
l'aria bollente. Oh. Finalmente, caldo, caldo, caldo. No, vabbè, caldo, ok. C'è una marea di camper, stiamo incrociando. Sì. Non oso immaginare cosa ci può essere da queste parti in periodi più caldi, diciamo, nei mesi clou, ecco, ormai noi siamo fuori mesi clou, però ti spacca secondo me. Questi qua trasportano tutti i legnami, sì, questi Hai camion, visto? Tutto sughero era. sì, era tutto Tutto sughero. il bilico di sughero. Ma poi c'ha le angurie, i meloni, Le pesche. le cipolle, non so se ha le pesche. Stiamo vedendo tanti di questi fruttaroli ambulanti qua sulla strada, sì, ambulanti, con le baracche che vendono la frutta. Pesche non ne aveva, vero? Io non le ho viste, però si può chiedere eventualmente. No, non ne aveva. Dovevamo fermarci a quello prima, porca miseria. Poi Guarda tornare qua. indietro e andare a quello prima. Mercedes Pagoda. Ah sì. Madonna. Che c'è? Madonna cosa? Sembra di essere in Marocco, bravo. Sì, qua sembra di essere in Marocco. Al caldo. Baretto. Maretto portoghese. Baretto portoghese. Un mega cantiere qua. Ma c'è un po' di chilometri. Penso che prima ho visto. Sono tutti coperti, vedi, neri. Questo c'ha la maglia a maniche lunghe, ma era abbastanza normale. Ne ho visti un paio con la felpa, il cappuccio, l'elmetto sulla testa, che c'è 35 gradi, Sì. felpa nera, Ma pensa a te. loro neri, il carnagione, per cui il caldo lì è ancora. Non lo so come facevano questa cosa. Cioè, dentro il camper c'è un po' di aria, lì fuori lì così, Sull'asfalto. sull'asfalto fa ancora più caldo. Mamma mia. Si vede che questi hanno una tempra micidiale, no? Poi, cioè io Non so perché tutti coperti così. non resisterei 5 secondi col felpone addosso. Questa è la prima sequenza dove rischiamo il primo frontale. Allora in questo caso, come potete vedere alla nostra destra, a causa di un ripristino manto stradale, siamo costretti a viaggiare nel senso opposto, per cui è vietatissimo il sorpasso. Cosa succede? Che vedo in lontananza una macchina in contromano che tenta un sorpasso o dei sorpassi azzardatissimi. Allora io inizio a rallentare. Il problema è che inizio a frenare, ma dietro di noi c'era un camion appiccicato al nostro culo praticamente, per cui ho frenato, però non potevo accentuare di più la frenata proprio per evitare il rischio che questo ci tamponasse. Vedi? Secondo me fanno due corsie. Cosa cazzo fa questo qua? Che cazzo fa? Qualche chilometro dopo succede una situazione analoga. In questo caso il flusso è gestito da semaforo, noi avevamo il verde, per cui partiamo, facciamo qualche chilometro, perché questo tratto era molto lungo, facciamo qualche chilometro e ci incrociamo con un mezzo che arriva tutto sparato verso di noi, e poi scopriamo essere un'ambulanza. Ma questa ambulanza aveva i lampeggianti spenti, per cui era irriconoscibile. Ci siamo spaventati moltissimo, perché arrivava veramente molto forte, e ci siamo dovuti scansare alla destra per lasciargli strada, ma anche in questo caso il mezzo aveva torto marcio. Guarda, un fenomeno. Non devi passare di qua, forse devi passare di qua. No. I lampeggianti. Come non devo passare di qua? Se sto scemo non accende i lampeggianti, che ne so io che è un'ambulanza? Ma tutti oggi li becchiamo. Siamo arrivati a Sines, sul mare.
Per ora il mare non l'abbiamo Non ancora l'abbiamo visto, ancora visto, ma sappiamo che è sul mare. perché ci sono Adesso abbiamo stiamo- fatto già 2 volte il giro dell'isolato perché è piuttosto problematico qua. Ci sono le stradine molto strette, sì. vedete? Qua mi sa forse non puoi andare lì perché c'è il senso vietato. E con Park Fortnite avevamo trovato un parcheggio proprio sul mare. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Allora, questo è il parcheggio. Sì, qui c'è un parcheggio. Qui ce n'è uno. Ce n'è parcheggi qua, sì. Però quello che avevo visto io era sul mare. Poi ce n'è un altro qua, eccolo qui. Qua siamo Vedi? vicino al mare. Vedi chi cerca trova, vedi? Ma il mare non è proprio vicino. Guarda dov'è. No, ma allora non è quello che avevo indicato io di Park Fortnite, questo qua. Ma poi siamo sull'alto qua, guarda. Ma com'è sta storia? Sì, qua siamo sull'alto. Ecco il mare. Pizzica, guarda qua. Oh. Wow. Che bello, mamma che spiaggione. Guarda. Che di qua. Spettacolo. Spettacolo, sì. Che bel mare calmo, anche si vede bello. Strano, però non c'è quasi nessuno in spiaggia. Ci sono un po' ghiacciati. Anche ieri quando eravamo là, Oggi c'è vento. eravamo a Sesimbra, l'acqua era ghiacciata ma c'era gente in spiaggia. C'era il sabato e la domenica. Vabbè, oggi è lunedì. Questo è un parcheggio che è segnalato da Park Fortnite lungo la strada per potersi parcheggiare. Ci sono dei camper parcheggiati. So che qua è tutto sì, è sul mare, però non proprio sullo sterrato. Madonna, Che topoloni che ci sono guarda qua. quanti ce ne sono. Non so se li vedete, ma ne abbiamo già visti almeno un paio qua intorno al cestino dei rifiuti. Adesso non si vedono. Eccolo. Che topoloni. Mamma mia, ce n'è tantissimi che gironzolano lì. Uno qua. Arrivano a frotte. Alla fine abbiamo deciso di fermarci qua, Sto posto bellissimo. Anche perché questo forse è l'ultimo tramonto che vedremo di qua, sul mare. Perché poi spostandoci, scendendo verso sud, il Sì. tramonto sul mare non lo vedremo più. Già, sì, infatti. Ci siamo messi dritti, prima eravamo messi per così, come questi altri 2 camper, per permettere anche a un altro camper che è arrivato di mettersi anche lui, perché sennò occupavamo tutto lo spazio. Solo che mi sono spostato, si sono messi anche loro, ma si è messo a mezzo metro appiccicato a noi e gli ho detto se poteva andare un pelo più indietro, perché sennò ci apriva il portellone dietro e non vedevamo più niente. Dritto sì, ma di lato non vedevamo più niente, allora si è, Qua c'è si è spostata. si intravede il van. Se no era qua davanti.
Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Soffritto per i piselli che faranno da contorno Gli diamo un po' di gusto. allo sgombro. Un po' di pepe. Wow, Se famo uno sgombero stasera. già. Cos'è questo qua? Ah, è un altro Chardonnay portoghese, Lisboa. E voilà. Tac! Annusa la nata. La che? La nata è il tappo di sughero in piemontese. Annuffia la nata. Famo sto brindisi, va. Il pescato è quasi pronto, Sì. Buono, buono. Ah, voilà. Ce n'è poco, ma. Un po' di limone. Proprio freschissimo, l'ho fatto cuocere proprio poco poco. Assaggiamo questo sgombro che è freschissimo. Sgombero, occhio che si muove ancora. Tenerissimo. Beh, È proprio buono. pesce azzurro è buono e fa anche bene. Buonissimo. E costa anche poco. In questo caso niente, l'hai pescato. Vabbè, niente, non proprio, perché con tutti i soldi di attrezzatura e Vabbè, quant'altro, Però dai, però io lo faccio con passione, piacere, sì, con passione. molta È buono. passione. Bene, tocca a me adesso. Un po' di lische qua. Sì. È buono. stato un po' di più. Purtroppo ne ho preso solo uno, vabbè. Ah, Proprio buono. sì. Buongiorno amici. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Cos'hai da farci vedere subito di primo mattino? La Interessante. visuale. Non si vede una mazza perché il vetro è tutto appannato. Sì, si è appannato il vetro, però. Oggi risveglio spettacolo, e fai che toglierlo, Varice. Così azioniamo i nostri tergicristalli. Oh, il caffè, mamma mia. Vediamo un po' che vista c'è. Vediamo un po' che vista c'è. Beh. Qua sì che è incazzuso, Bellissimo comunque. C'è il vetro un po' appannato, ma dopo ve lo facciamo vedere di nuovo bene da fuori, Adesso dobbiamo fare la colazione, se no si fredda il caffè. Giusto? Esatto.
Ogni tanto ne arrivano un paio veramente, eccole qua, ce n'è un paio adesso forse. Guardate che roba, oh, che imponenza, mamma mia, oh. Incredibile, oceano. Oggi non è caldissima la giornata, C'è il sole. Stanotte ha fatto anche freschetto. Stanotte era veramente incazzato, Sono uscito fuori, sembrava inverno, era tutto nebbioso, era proprio brutto brutto. Mamma mia questa, oh. Stiamo lasciando questo posto, questo punto panoramico, e adesso stiamo andando a fare un po' di spesa, dobbiamo prendere il pane. Primis il pane che non ne abbiamo più da Che non ne ieri. abbiamo più. Esatto. Anzi, dall'altro E ieri. poi l'acqua anche dobbiamo prendere, che praticamente è l'acqua quasi da bere, finita. è vero. Sì. Comunque qua i punti panoramici qui sono stupendi, ma si becca tanta di quella umidità di quella salsedine, infatti Sì. i venti sono tutti Sì, zozzi. non so se si vede, comunque sono tutti. Adesso abbiamo brutti. pulito col tergicristalli, ma i venti sono tutti pieni di sale. Non ci possiamo credere. 2 amici abbiamo No, visto. ce ne sono altri 2. Guardate. Mi hai fatto Uno fermare in mezzo alla strada. E 2. L'ho fatto fermare in mezzo alla strada, Sì. perché sono delle rarità qua, non se ne vedono gatti. Che belli micetti. No, ma ce ne sono altri più avanti. Ce ne sono altri più avanti, bene. Sì, sul marciapiede laggiù. Adesso sono nascosti dietro la macchina. Perché si vede che vivono qua, perché. Ah, ce n'è altri. Aspetta, ora te li faccio vedere. Sono lì, Dove? sulla tua destra. Non li vedo comunque. Lì. Vedi che c'è le casette, dietro il canneto. Ah, dietro il canneto qua. Sì. Sì. Non li vedo comunque, ha detto che sono dietro il canneto. Ce ne saranno qua che vivono, sì. Ah sì, ho visto l'ombra di un altro, non so se l'avete Ce ne vista voi sono dal diversi, video, però ce ne sono. Ma io posso entrare qua. qualche gatto libero forse finalmente. Eccolo qui, un altro. Dov'è? È qua davanti a te. Ah, eccolo, sì, era un altro lì. Ce n'è un altro là lì, a ogni piglia ce n'è uno. Sì, a ogni piglia ce n'erano alla stessa distanza. Io mi sono intrufolato qui, ma non so neanche se posso entrare. Ma perché sei venuto qua, scusami? Non so, dobbiamo andare a però- fare la spesa? Sai che io vado a ficcare il naso dappertutto? Senti odore di brace? Sì, sento odore di brace. Ah, a proposito di brace, volevo dire una cosa. Eh. Qui siamo proprio in mezzo al porto. Una figata qui in Portogallo che arrostiscono da tutte le parti. Tutti i ristoranti, un sacco di altre attività, hanno tutti il barbecue fuori, dappertutto, ancora con la brace, nei ristoranti, quindi il pesce ve lo fanno sulle braci, no? Sulla piastra, Sì, sì, che è infatti, diverso. infatti. Attenzione che è un camion dietro, aspetta che mi devo spostare. Camion della monnezza. Abbiamo inchiodato tutto qua per guardare i gatti. Attenzione, andiamo via di qua, va. E comunque dicevi che arrostiscono dappertutto sulla brace. Dappertutto. Qua senti odore di brace da tutte le parti. Cioè, senti e vedi. Sì, esatto. Vedi che c'era la sbarra. Sì, guardalo lì, micetto, hai visto l'altro? Ma ce ne sono tanti. Quello ce ne bianco e sono. nero, che Sono tutti- belli. Si vede che vivono qua in prossimità del porto. Sono liberi, però Appunto. vivono in prossimità del porto Sì. perché lì sanno che c'è sempre da pappare. Già, bravi, fanno bene. E si fanno la loro vita. Infatti, Non per forza chiusi in casa. in casa, infatti. Mentre che venivamo in qua abbiamo visto questi qua, sono rubinetti dell'acqua. Cioè così in mezzo al paese, l'acqua c'è, abbiamo Sì, aperto il un attimo rubinetto. pericolosino, col tuo vicino Eh. che sbuca fuori dalla Sì. strada così. Che Però ci siamo figata! parcheggiati, perché io devo andare su, vedete che qua c'è le scale. Devo andare su in paese. Perché
Allora c'è il lungomare, vedete come è fatto sto Sì, qua c'è il Cioè, lungomare. tutto lungomare, ma il paese è sviluppato in alto, tutto sulla parte sopra. Per cui quell'ascensore lì penso che non sia in funzione. Sì, c'è un ascensore ma forse non è in funzione. Peccato, fossimo in Spagna col cavolo, in Spagna funziona tutto. Almeno nelle zone turistiche sul lungomare è tutto perfetto e di ascensori così ce n'è dappertutto. Dappertutto. Non penso che funzioni, comunque io mi faccio le scale per sicurezza. Vabbè, ok. E così vado a prendere il pane, va bene? Andiamo, dai che dai. Sto salendo su, Che figata. Cinzia è lì, sempre in camper. Lei quando è in camper è la più felice del mondo. Sarebbe chiusa dentro il camper anche un mese di fila. Vedete, c'è tutta questa passerella da fare e piano piano si arriva su al paese, che magari sarà anche molto carino, mi sa. Sono arrivato su. Le immagini sono sempre le stesse, ma più in alto si va e più fa effetto, Eccola qua, l'abbiamo trovata, Bene, bene. Sto paesino è veramente una chicca, è pieno di vicoletti dove si gira tutto a piedi, quasi tutto a piedi. Qui le macchine che possono circolare non sono molte perché sono proprio stretti i vicoli, Il profumo di fico nei vicoletti è ovunque. Sapete che a me piace molto l'odore della pianta del fico. Avevate mai visto un barbecue fatto in una bombola di azoto? Beh, se non l'avete mai visto, eccolo qua. In un ristorante. Allora, innanzitutto ho preso lo scontrino, l'ho lasciato là sul banco, porca miseria, perché ho sistemato la roba. Meno male che mi sono portato questo. La borsa qua. E alla fine l'ho dimenticato là, porca sì, vabbè. perché ho preso tutta la roba dal bancone, me la sono sistemata qua e poi alla fine l'ho lasciato lì. Allora, queste mettiamole per il momento qua. Poi allora 20 euro ho pagato, 20 e 30 centesimi, mortacci. Vabbè, ma cosa hai preso? Il paesino L'acqua? sopra è troppo una chicca, È proprio una chicca sopra, sai? Poi andiamo a vederlo. È tipico, ci sono tutte le viuzze con tutti i murales, le case pitturate classiche alla portoghese, come i paesini di mare d'altronde. Questo bel mare, questo bel mare. Pane? Questo bel pane che sembra ben cotto e tutto, poi lo toccate gnecco. Mamma mia, oh. E così sono qua. Poi ho preso un dolcino per la mia dolce metà. Wow, che bello. Là, com'è che l'ha chiamata? C'era scritto, Devo fargli la foto. È un dolce tipico comunque. Se qualche portoghese di voi Sa come si chiama? Comunque non c'è nulla dentro, Sì. Poi questi ne abbiamo già mangiati. Sì, questo è un dolce Questo con della marmellata dentro. Cos'è? il cream.
Hai il cream dentro. Ah, è una cosa salata, ok, cioè tipo Sì, carne di maiale. È il pork. Sì, il serdo come si dice in spagnolo. Sì, io l'ho chiamato cream. Alla piemontese, visto che io sono un piemontese doc. Mamma che caldo. Porca Fa miseria. caldo, fa caldo. No, ma di là sulla Di scogliera là no, c'era l'aria oceanica. c'era l'aria fredda. Ma come ti sposti un po' qua fa caldo. Perché qua è riparato. Poi ho preso 2. Ah, questi sono quelli di le crocchette di baccalà. Sì, Che profumino. ho fatto un po' di tutto. E poi, visto che è tanto che non ci togliamo sosfizio, Wow, la pizza! ho preso 2 pezzi di pizza. Ecco bene, col prosciutto. No, è margherita. Sì, no, c'è il prosciutto. Ah, c'è il vedi. prosciutto, infatti, mi Sì. sembra infatti Sei che c'è. contenta, mogliettina Sì mia? che sono contenta. Bravo È un cuoricino. bel po' che non la mangiamo, Il tutto 20 euro e le bottiglie E l'acqua. di acqua, Mm. Mamma mia, sto posto è troppo Troppo bello. bello. La pizza che ha comprato stamattina Salvo. Siamo temporaneamente sulla strada, Non passano tantissime auto perché non c'è molto traffico qua sotto. La vista è spettacolo, Qua sul porticciuolo. Ci mangiamo un pezzettino di pizza dopo un bel po' di tempo, È un po' che non la mangiavo. Adesso abbiamo fatto scaldare questo, poi ce n'è un altro pezzettino, poi un po' di frutta e poi si vedrà cosa faremo nel pomeriggio. Com'è la pizza, ti piace? È buona, sì. Buonina, dai. Sì, è buona. Mm. Ne approfittiamo visto che abbiamo visto questi rubinetti di acqua. Sto sperando tutto. Rabbocchiamo un po' di acqua al camper. Stai spelando tutto? Anch'io. Veniamo un po' in spiaggia adesso, Siamo verso il tramonto. Spiaggioni grandissimi. Mare calmo. Si è calmato un po' il vento. Senza vento si sta troppo bene. Qua c'è anche un temerario che si sta facendo il bagno, perché adesso comunque fa frescolino, Stasera facciamo scaldare la pasta aglio, olio e peperoncino che abbiamo fatto l'altra sera. Ma il parmigiano dov'è? Parmigiano, non so, io ho tirato fuori il coso dei formaggi. Era parte, era un sacchetto a parte il parmigiano, sì. E queste sono le crocchette di baccalà che ha comprato stamattina Salvatore. Bacalao. Baccalao, Do portoghese. Do Portugal. un po' di vinello bianco, vinello di Lisboa, sempre questo. Cippi, Salute. salute. Bene. Un po' di pane l'abbiamo tagliato. Poi c'è questo. Questo è Inizia che sarà un bel po' è che il lo, pan grattato che usiamo da mettere sempre sulla pasta, che a noi piace tanto. un bel po' che Il l'ho pane fatto. cunzato, si dice. Pane cunzato No, più o come meno, si può dire? Mm, si può dire niente. si può dire niente, Flanagan. però ci piace. Eccola qua, la pasta, sempre buona, anche se riscaldata, gli spaghetti sono sempre buonissimi, a noi piacciono sempre tanto, vero? Oh yes. Oh yes. Sapete che io sono international. Mm. Quindi tutti questi termini Flanagan. Soprattutto Flanagan. Soprattutto Flanagan. Mm.
Eccoci qua, eccola qua, la ricciolina un po' abbronzata, eh? Un po' abbronzata. Non so. Un pochettino, dai. Devi stare un po' di più sotto il sole, ricciolina mia bella. Lo so. Cosa c'è che non va? Fa sempre delle forchettate piccoline, mia moglie. Volevo dire che è bella croccante. Eh sì, Adesso che l'ho fatta apposta, è stata riscaldata. l'ho fatto di proposito. È bella croccante, sì. Gli ho dato una bella scaldata. Sì. Quindi? Buona. Buona? Perfetto, dai, così la mangio anch'io, se no, se aspettiamo ancora un po' la pasta Sì, si raffredda. Guardate che bella che è anche scaldata, chi se ne frega. Bella piccante, oltretutto, Buonissima. sempre piccante. Crocchette o bacalao? Bacalao. Tieni, non ti mi la caincio, E mo se la mangiamo. Se la mangiamo, se la mangiamo. Non sarà di questo, andiamo poi anche al ristorante. Sì. Vogliamo assaggiare Mi quello lì. piacerebbe un ristorante vicino a lungomare, boh, vediamo. Non lo so. No, vabbè. Dove capita? Dai, non è per Vabbè, forza andiamo, adesso. andiamo. Sì. Vogliamo assaggiare il baccalà non fatto così, No, proprio mangiare pesce. in maniera, diciamo, mangiare maniera pesce, tradizionale, mangiare- come sì, lo sì. fanno qua. Un po' di meloncino, Meloncino buono buono. Sì, è bello dolce. Mm. E anche croccante, come piace a me. Mm. Dai, che dopo che l'hai finito, c'è una sorpresa. Una sorpresa. Ha sentito? Subito, si è illuminata. Ho C'è una sentito. sorpresa? Sì? Che cos'è? Cosa c'è? Poi vedremo la sorpresa. Vabbè. Se fai la brava, te la faccio vedere la sorpresa. Finisci il meloncino, dai. Lo finisco. Mia bella bimba. Ma è piccolo, questo è per me. Vabbè, te lo mangi tu solo? Beh, perché tu ne vuoi, scusa? No, non ne voglio. Ma oggi mi hai detto che eri a dieta, che non ne volevi Ma più. quando mai ho detto che io ero a dieta? Non me l'hai detto? No, l'avrei sognato. Mangiatelo te solo, se vuoi, lo vuoi solo te, mangiatelo te. Sento odore di cocco. Buono. Potrebbe mettere la Nutella lì dentro. Se è vuoto, mi ricordo che mi hai detto che è C'è vuoto. una moglie che mi ha acceso la lampadina. Mm. Perché effettivamente ha ragione, non ha detto una sciocchezza mia moglie, perché gliel'ho detto io che... Infatti, Mi ha detto che è vuoto. quando l'ho acquistato mi ha detto che era vuoto. Ed è un dolce tipico che fanno qua. Mm. Non ricordo il nome. Effettivamente È vuoto, sì. Quindi noi che cosa facciamo? È vuoto, è vuoto, è vuoto. Ci mettiamo la Nutella. Prendimela, va, per favore. Usiamo il coltello adeguato al dolce. Questo è il tuo vino che è rimasto? Sì. No, Era il tuo vino. volevo berlo io. Vabbè, dai. Beh, me ne prendo ancora un po'. No, è finito, che ti prendi? Prendo. Toh, È finito il vino. È finito, è te lo sei finito. scolato tutto. Mamma mia, oh, guarda, guarda qua, guarda. Mamma Wow. mia. E due dolci che... Sì, e due dolci. E 2 giorni che non ci mangiamo un dolce. Quanto tempo? 2 giorni. Siamo già andati in crisi d'astinenza. Mm. Che dici, basta? Sì, sì, basta, avanza. Sì, sì. Avanza. Va benissimo. Adesso non esagerare, avanza. Va benissimo. Con te il sì. termine avanza non esiste. Mamma Avanza. mia, ragazzi. Lo dice una persona che se lo apre lo finisce. Mm. Un batte ciglio. Almeno una volta so che faceva così. O no? Ma cosa facevo? Che ti mangiavi, ti compravi i pacchi di caramelle e te li sbaffavi Sì, tutti. io una volta da ragazza Quando l'ho conosciuta girava con i pacchi di caramelle in macchina. Sì, Ho detto, sì, sta roba sì, qui sì. la devi far sparire. avevo i Perché... pacchi di caramelle in macchina. No, ma non mi compravo,
Mi compravo le caramelle dell'Haribo, che a me piacevano tanto, tipo le polka. Le polka praticamente è un misto di diversi tipi di caramelle gommose, eccetera. E me le mangiavo, magari tutte in una volta, o la sera anche quando ero a casa, quando ancora abitavo a casa con i miei. E non va bene Avevo però tutta sta 25 roba. anni, 20-25 anni così. Sì, sì. Andavo matta per quelle caramelle lì. E allora all'inizio gliele trovavo in macchina. E non... Insomma, c'è voluto un po' di lavoro per fargli perdere sto vizio, perché io non ho mai avuto pacchi di caramelle in macchina, assolutamente. La polizia. La polizia portoghese. Inizia che l'hanno fermato proprio qua davanti a noi, chissà come mai. La GNR, Guardia No, Nazionale... Gendarmerie e non mi ricordo più No, NR. Gendarmerie non è. Sì, è Gendarmerie, si chiama così. Gendarmeria. Gendarmeria del Portogallo. Oh, un rapido, guardalo lì. Chissà come mai l'hanno fermato. Vabbè, basta che non vengono qui. Comunque, mamma mia, ben vedete che fanno veramente schifo. Guarda in che stato. È tutta la salsedine che abbiamo beccato stanotte, lì in quel posto sull'oceano, quel posto che vi abbiamo fatto vedere stamattina, perché poi, come vi ho detto, si è alzato il vento ieri sera e c'era proprio la nebbia di salsedine. Comunque, stavamo dicendo, i pacchi di caramelle aveva della Haribo, Sì. nella portiera. E c'è voluto un po' di lavoro per fargli capire che comunque non andava. Infatti, un po' sì. Vabbè, andiamo al dunque. Andiamo al dunque, va? Ecco, tagliamo la metà e ce lo sbaffiamo. Avevo torto, GNR, non è gendarmeria. Cosa vuol dire? Guardia Nazionale Repubblicana, che è la E io polizia portoghese. Che cosa ho appena detto? Hai detto quello. E vabbè, 1-0 per me. Ah, dai. Vorrà dire che ho vinto e quindi la tua parte me la pappo io. No, Però non potrei mai fare un torto così alla mia dolce mogliettina. Per cui, eccolo qua. Però ci vorrebbe una cosa da accompagnare a questo. Brava, madonna, ma stasera sai che sei proprio brillante. A parte infatti, questa cosa infatti della l'ho gendarmeria. visto prima, ho detto ma c'è il dolce nel frigo. Mamma mia, oh, ma sta mia mogliettina è proprio brillante, Brava, ottima soluzione. Eccola Perché qua, noi abbiamo- la gitia, come si chiama? La laghitia, no? Cos'è? Ascolta, però, quando non sai, come ti ho detto già tante altre volte, non parlare, fai più bella Vabbè, figura. comunque quella cosa lì, quel liquore No, la giti e la ghita. quella liquore Calma, alle calma, la gingia. la gingia, il liquore all'amarena. Perché a volte si fa prendere dall'entusiasmo e... Si prendi i bicchierini del caffè, va. Sì. Sai come mai l'hanno fermato? Non lo so. Eccola qua la gingia. Liquore gingia. Boh, tutto a posto comunque, stanno già andando via. Si vede che è tutto a norma. Salute! Salute. Troppo buono questo. È buonissimo, sì. Sa, diamoci da fare che io voglio del caffè. Assaggiamo questa roba qua, va. Buono, immagino. Vabbè, non c'è bisogno di dirlo. Poi con la Nutella. È buono. Sì. Sa, vediamo un po' il sopracciglio, tanto caro ai nostri amici.
È buono. diventato famoso il tuo sopracciglio. È buono. È diventato famoso. I miei, diciamo Quasi che più del tuo décolleté. i miei sguardi non tradiscono mai. Accidenti, oh. In che senso, scusa? No, nel senso che è difficile che io riesca a nascondere qualcosa, perché la mia faccia poi dice tutto, al di là di quello che io dico. No? Sì, sì. Cinzia non riesce a mentire. La sgami da 1 chilometro. Non Ma riesco. ma è vero, la sgami proprio da 1 chilometro, quando vorrebbe, ma si vede proprio che non è il suo campo. Oppure c'è qualcosa che non mi va o che magari non posso parlare, ma parla la mia faccia, no? Magari, o quando qualcuno mi dice, magari so che non posso tanto parlare, però la mia faccia comunque parla. Anche se non parlo con le parole, ecco. Vabbè, dai, mangiamoci sto coso, dai, la stiamo facendo un po' troppo lunga, dai. Vabbè, dai, mangiamoci sto dolce. Assaggialo? L'ho già assaggiato, ho detto che è buono. Bene, ok. E la gingia qua è sempre qui. Bene. Boh.